Buongiorno ragazzi, studenti, giovani, vecchi, amici, adulti, insieme alla mia straordinaria gattona Sofì che voi tutti conoscete. Oggi inizierò a spiegarvi la filosofia di Kierkegaard, questo filosofo danese dell'Ottocento molto molto importante, Søren Kierkegaard. Allora Sofì, vogliamo... Cosa è successo all'orecchio? Vogliamo iniziare? Ecco, la mia socia, la mia collaboratrice Sofì si fa pagare in natura per l'aiuto che mi dà nelle video lezioni perché io la devo pagare in natura con del cibo umano. A lei piace molto, non so, mozzarella, prosciutto, persino il riso mangia. Allora, Søren Kierkegaard, questa strana O in danese con una lettera che non abbiamo in italiano, poi mi dicono, io non conosco il danese, mi dicono quelli che se ne intendono che quelle due A si leggono come una specie di O e insomma più o meno in danese il nome del nostro filosofo si pronuncia Søren Kierkegaard. Per la verità Kierkegaard letteralmente in danese significa cimitero, qualcuno potrà ironizzare e dire che forse il cognome è adatto alla personalità dell'autore che andiamo a trattare. Allora, Sophie, Søren Kierkegaard rappresenta il secondo, diciamo, in ordine di tempo di quella triade di pensatori, ricordate che l'abbiamo già detto, che insieme a Schopenhauer e Nietzsche rappresentano il contraltare delle tendenze dominanti, delle tendenze maggioritarie della filosofia dell'Ottocento, soprattutto della prima parte dell'Ottocento. Kierkegaard è un critico dei grandi sistemi ottimistici ottocenteschi, dei sistemi ottimistici finalistici, dei sistemi onnicomprensivi che in qualche modo relegano il singolo individuo ad un ruolo marginale rispetto alla società, rispetto alla classe sociale, rispetto alla scienza, rispetto allo Stato, per esempio in Hegel. Quindi Kierkegaard non bisogna farsi assolutamente ingannare dal fatto che la sua è una filosofia cristiana, un tipo, vedremo, molto singolare di filosofia cristiana, mentre invece quella di Schopenhauer e di Nietzsche non lo è. Si può dire che Schopenhauer e Nietzsche siano degli atei o dei quasi atei, mentre Kierkegaard è profondamente cristiano, protestante, anche in maniera dura, in maniera severa. In realtà Kierkegaard ha molti punti in comune sia con Schopenhauer sia con Nietzsche. Ripeto, tutti e tre questi autori vi è una ribellione, un pochino aristocratica se vogliamo, una ribellione individualistica nei confronti dei grandi sistemi ottimistici, finalistici dell'Ottocento, soprattutto appunto della prima parte dell'Ottocento. Kierkegaard insieme a Schopenhauer e a Nietzsche è colui che porta avanti l'espressione della crisi di questo ottimismo epistemologico tipico del XIX secolo. Kierkegaard insieme a Schopenhauer e a Nietzsche è l'espressione dell'inquietudine, del travaglio, in qualche modo dell'irrazionalismo, della difficoltà di credere alla ragione che sarà tipica appunto della reazione all'ottimismo ottocentesco. Sophie si sta ribellando, forse se ne vuole andare, va bene, la lasciamo andare, poi ti do il prosciutto, non ti preoccupare. Parliamo brevemente in questa prima lezione introduttiva della vita di Kierkegaard. Sophie mi ha lasciato molti dei suoi peli addosso. Fa caldo, è piena estate, abbiamo anche il rumore delle cicale, non so se sentite il rumore delle cicale che viene da fuori dalla finestra. Allora, Søren Kierkegaard nasce nel 1813 a Copenaghen, la capitale della Danimarca. Suo padre, attenzione, che si chiamava Michael,
era un ricco commerciante, quindi Sören sin da quando è piccolo vive nell'agiatezza. Suo padre Michael era un ricco commerciante, però proveniva dalla povertà, si era arricchito dopo una vita di stenti, di fatiche, di durissimo lavoro, di situazioni anche di dura solitudine trascorsa all'interno dei gelidi pascoli dello Jutland. Poi aveva fatto fortuna, però la giovinezza del padre si era riflessa in una severità molto molto accentuata che si riversa anche nei confronti dei figli. Attenzione, il padre di Sören, Michael, ha una prima moglie che muore. Subito dopo la morte della prima moglie, il padre di Sören, cioè Michael Kierkegaard, si sposa con la sua domestica e ha 7 figli. Kierkegaard è l'ultimo di questi 7 figli, è il settimo di 7 figli del secondo matrimonio del padre Michael. Quindi, quando Kierkegaard nasce nel 1813, il padre e la madre non sono più proprio giovanissimi dal punto di vista della procreazione. Infatti il padre ha 54 anni, la madre ha 45 anni quando Sören, il piccolo Sören, nasce. Kierkegaard subisce un'educazione molto molto severa da parte del padre, un'educazione cristiana molto molto dura. Lui ce ne parla nel suo diario. Il diario è un'opera importantissima di Kierkegaard. Dovrebbe essere un'autobiografia, ma come vedremo non ci aiuta molto in quanto autobiografia. Il diario è un'opera sterminata di migliaia e migliaia di pagine, un'opera anche controversa, molto complessa da capire. Kierkegaard scrive il suo diario a volte in maniera assolutamente disordinata, il diario è anche pieno di sfoghi, di aforismi, di parole staccate le une dalle altre. Ci sono delle pagine con dei disegnini, ci sono delle pagine con delle lettere, per esempio lettere ebraiche che vengono disposte in una certa posizione. Il diario si compone anche di fogli sparsi che sono stati con difficoltà messi insieme e interpretati, quindi un'opera di difficile lettura. E poi la cosa veramente singolare, Kierkegaard scrive per tutta la vita questo diario enorme. All'interno del diario noi non abbiamo alcuna spiegazione dei principali eventi della vita di Kierkegaard, degli eventi più significativi della vita del nostro filosofo. Perché questo? Ovviamente si tratta di qualcosa di voluto. Kierkegaard scrive un diario che è la trasposizione della sua complessa vita interiore, della sua condizione interiore. Il diario naturalmente non è soltanto una registrazione degli eventi esteriori, è un diario psicologico, un diario in cui Kierkegaard parla dei suoi timori, delle sue paure, dei suoi pensieri, dei suoi stati d'animo, dei malesseri psicologici che attanagliarono tutta la vita del filosofo. Tuttavia, quando si tratta di chiarirci, di spiegarci alcuni episodi importanti che adesso vedremo della sua vita, Kierkegaard non lo fa volutamente, non ci dà le spiegazioni che noi cercheremmo. Kierkegaard scrive, e quella è una cosa strana, un diario non è veramente un'autobiografia, un diario enorme che però proprio manca degli episodi principali. Kierkegaard lo fa apposta, lo stesso Kierkegaard, lo stesso autore scrive: nessuno che non mi ha conosciuto potrà trovare nel mio diario la spiegazione delle cose della mia esistenza. Perché? Perché la filosofia di Kierkegaard, proprio metodologicamente, programmaticamente, lo vedremo meglio in seguito questo, è una filosofia del fare, è una filosofia della concretezza, non è una filosofia esclusivamente del pensare. Kierkegaard condanna tutti quei filosofi, che sono moltissimi, diciamo la quasi totalità dei filosofi della storia, perché dice che sono stati dei filosofi speculanti, dei filosofi che hanno solo parlato, che hanno solo fatto delle prediche,
ma che molto spesso vivevano un'esistenza che era in totale contraddizione con quello che loro dicevano, con quello che loro scrivevano. Il vero filosofo dà dimostrazione della sua filosofia vivendo. Il vero filosofo esprime le sue dottrine vivendo in maniera pratica, nella vita pratica. E quindi lo stesso Kierkegaard dice: io voglio essere conosciuto per come ho vissuto, e quindi non do alcuna spiegazione degli avvenimenti che io ho vissuto. Lo so che può sembrare un pochino cervellotica questa idea. Kierkegaard condivide, ecco, un altro punto in comune che lui ha con Schopenhauer e con Nietzsche, soprattutto forse con Schopenhauer, è l'idea che la totalità, se non la quasi totalità della filosofia, della storia della filosofia passata, sia stata una filosofia non sincera, una filosofia che è stata espressione di pensatori sofistici, ingannevoli. Anche Schopenhauer e in parte anche Nietzsche la pensava così, quindi una condanna a tutto campo della storia della filosofia, non solo di personaggi specifici che Kierkegaard odiava, come Hegel. Lui odiava Hegel esattamente come Schopenhauer, esattamente come Nietzsche, ma una condanna un po' in generale di tutta la vicenda della filosofia occidentale, proprio perché la maggior parte dei filosofi, secondo Kierkegaard, hanno solo scritto, hanno espresso un messaggio, ma questo messaggio era in contraddizione con la loro vita. Invece un vero filosofo esprime il suo pensiero vivendo in coerenza con il modo di vivere. Tant'è vero che i suoi eroi, gli autori di riferimento per Kierkegaard, sono Socrate e Gesù Cristo. Socrate e Gesù Cristo perché? Perché Socrate e Gesù Cristo non hanno scritto. Socrate e Gesù Cristo hanno espresso le loro idee, le loro dottrine con l'esempio, hanno espresso la loro filosofia vivendo. La loro filosofia è tutt'uno con la pratica della loro vita. Per questo Kierkegaard non ci dà informazioni fondamentali sulla sua vita nel diario, perché dice ciò che io ho vissuto deve essere noto soltanto a quelli che mi hanno visto, appunto nella situazione concreta in cui io ho portato avanti la mia esistenza. Quindi è un vero problema, diciamo, l'interpretazione del diario. Comunque molte cose lui ce le dice. Il diario esprime più proprio il tono psicologico di Kierkegaard, piuttosto che essere appunto un'autobiografia, una fedele registrazione degli avvenimenti esteriori che spesso Kierkegaard non ci dice, non ci chiarisce. Kierkegaard scrive nel diario che sin da quando era piccolo ha avuto la sensazione di essere diverso, di essere un po' strano, ma comunque di essere diverso dagli altri bambini. Kierkegaard, anche a causa, abbiamo visto, della durissima educazione paterna, sin da quando era piccolissimo, lui così si ricorda, sin da quando era piccolissimo provava uno stato di acuta sofferenza che rasentava la follia. Immaginate una persona che ricorda di essere stato sofferente, di essere stato, di considerarsi diverso, di considerarsi quasi un matto sin dai primissimi anni di vita, considerarsi diverso dagli altri bambini, pensare a se stesso come una persona estremamente sofferente, una sofferenza che poi non lo abbandonerà nel resto della vita. Quindi vedete un autore problematico, un autore dalla psicologia complessa, un autore che ha avuto sempre appunto sofferenze interiori. In ogni caso, ecco, Kierkegaard è abbastanza brillante negli studi. Nel 1830 si iscrive alla facoltà di teologia dell'Università di Copenaghen.
Attenzione, nel 1832, 2 anni dopo l'iscrizione all'università, si verificano delle tragedie familiari, appunto nella famiglia di Kierkegaard, e il padre, che era già una persona, come abbiamo visto, molto severa, molto colpevolizzante anche nei confronti di Kierkegaard e degli altri figli, ha un'ulteriore crisi che in qualche modo si riversa anche sul giovane Schering. Che cosa succede? Che succede che nel 1832, a breve distanza, muoiono 3 fratelli di Kierkegaard. Ricordate, Kierkegaard aveva, abbiamo detto, 6 fratelli, e in più anche la madre, cioè la moglie del padre di Kierkegaard. Attenzione, nella sua severità protestante, il padre di Kierkegaard attribuisce queste tragedie all'ira divina. Sostiene che sono avvenute perché Dio ha voluto punire lui e la sua famiglia. Per quale motivazione il padre pensava che l'ira di Dio si fosse scagliata contro di lui? Kierkegaard, come abbiamo visto, come in molti casi, non ce lo dice nel diario. Noi abbiamo soltanto interpretazioni da parte degli studiosi di questo filosofo. Il peccato, la colpa che il padre si autoattribuisce e che purtroppo riversa anche nei confronti del figlio di Sharon, che soffre molto per questa crisi del padre, potrebbe essere, pensate, una bestemmia che in un momento di disperazione il padre avrebbe pronunciato nel gelo e nella solitudine, come abbiamo visto, della pianura dello Jutland quando lui era molto giovane. Oppure, secondo altri interpreti, attenzione, la colpa che il padre sostiene aver commesso potrebbe essere stata quella di intrattenere una relazione con la sua domestica, appunto con quella che diventerà la seconda moglie, la madre di Sharon, prima, capite, prima che la prima moglie fosse morta. Cioè quando la prima moglie era malata, magari sul letto di morte, il padre, Michael, aveva già imbastito una relazione con la domestica che poi lui sposerà. Comunque non abbiamo certezza su quale colpa, ecco, si autoattribuisca il padre di Kierkegaard, però diventa, a causa di questa situazione, diventa assolutamente insopportabile per il figlio, perché fa aggravare questo senso di colpa, appunto, anche nei confronti del fragile e sofferente Sharon. Di conseguenza, nel 1835 Sharon si allontana fisicamente e psicologicamente dal padre e dalla famiglia. Abbiamo un allontanamento dal padre e un allontanamento anche almeno apparente nei confronti del cristianesimo. Kierkegaard scriverà, e lo scrive più volte nel suo diario, di non aver mai rotto con il cristianesimo, di non aver mai rotto completamente con il cristianesimo. Tuttavia nel 1935 Kierkegaard ha una seria crisi relativa alla sua fede, proprio perché ha una crisi anche di fiducia nei confronti del padre, si allontana dal padre, non lo sopporta più, e quindi il padre gli aveva dato una feroce educazione cristiana. Kierkegaard scrive nel diario che lui, anche sin da molto piccolo, era stato trattato dal padre come se fosse stato una persona anziana. Il padre non aveva riguardo al fatto che lui fosse un bambino, e quindi Kierkegaard un po' si sbanda anche negli studi universitari, non supera gli esami. Infatti, come vedete, come vedremo, ci impiegherà ben 10 anni, nonostante fosse un grande ingegno, ci impiegherà ben 10 anni per completare l'università. L'allontanamento fisico e psicologico dal padre, l'allontanamento anche dalla vita severa e morigerata del cristianesimo che il padre gli aveva
aveva insegnato, porta Kierkegaard anche a quella che lui poi in Out Out chiamerà la vita estetica. Vedremo nel dettaglio che cosa significa vita estetica da un punto di vista strettamente filosofico quando studieremo in una prossima lezione l'opera di Kierkegaard Out Out. Kierkegaard non studia più molto, Kierkegaard non supera gli esami all'università, si dà un po' alla pazza gioia, alla vita del gaudente, d'accordo? Quella che lui chiamerà la vita estetica. Kierkegaard diventa molto noto a Copenaghen e non solo nell'ambiente universitario perché inizia a vestirsi come un dandy. Sapete cos'è un dandy? Kierkegaard è stato l'antesignano di un dandy, si vestiva in quel modo, assumeva quel tipo di atteggiamento di dandy molto prima di Oscar Wilde o di altri personaggi che di solito vengono citati, no? Come la massima espressione del dandy. Kierkegaard era debole, era malaticcio. Nel suo diario ci dice che sin da quando era piccolo il suo ingegno, molto brillante, molto acuto, non era sostenuto, non era supportato dal suo corpo. Un corpo gracile, macilento, che non riusciva in qualche modo a stare al passo della sua mente. E Kierkegaard era considerato di aspetto non bello, tuttavia fa il dandy e ha anche un certo successo tra le ragazze, tra le donne di Copenaghen, perché lui ha un grande ingegno, ha un'ottima conversazione, sa stupire, insomma ha delle doti intellettuali e caratteriali che gli permettono di supplire l'infelicità del suo corpo, del suo fisico. E quindi ci impiegherà 10 anni per concludere all'università, tuttavia in questo periodo Kierkegaard legge molto, lui studia teologia, non filosofia. A lui studia benissimo la Bibbia, in particolare l'Antico Testamento sarà decisivo per il suo pensiero, come vedremo. Legge moltissimi interpreti della Bibbia, padri della Chiesa, legge moltissimi mistici cristiani, legge anche opere di filosofia, soprattutto tedesche, dell'illuminismo e del romanticismo e dell'idealismo tedeschi, a partire da Lessing fino a Goethe. A Kierkegaard piacque moltissimo il romanzo di formazione di Goethe, lui amava molto il Faust e amava molto il Wilhelmeister di Goethe, proprio il prototipo del romanzo di formazione. Legge anche Fichte e Schelling, legge poi tantissime altre cose, legge Hegel che non gli piace, tant'è vero che respinge inizialmente la lettura. Non va avanti nella lettura delle complesse opere di Goethe, lo riprenderà soltanto anni dopo. Nel 1938, la morte del padre spinge Schröder in qualche modo a mettere la testa a posto. Il padre gli lascia un'ingente eredità e quindi Kierkegaard potrà vivere di rendita senza bisogno di lavorare in uno stato di agiatezza. Questo è un altro dei tanti punti in comune che Kierkegaard ha con Schopenhauer e con Nietzsche. Nessuno di questi tre signori aveva bisogno di lavorare per vivere, erano ricchi o comunque vivevano di rendita senza avere un vero lavoro. Quindi lui si deve occupare delle attività di famiglia, comunque il padre è morto, decide di concludere l'università, infatti dal 38 al 40 in 2 anni Kierkegaard supera tutti gli esami che erano stati accantonati in precedenza e si laurea in teologia nel 1840. Attenzione, nell'anno dopo, nel 1841, lui otterrà anche un titolo non in teologia ma in filosofia, supererà l'esame di Magister Artium in filosofia. Nel frattempo, nel 40, si era fidanzato con una importante ragazza di un'importante famiglia di Copenaghen, Regina in danese, Regine Olsen.
Kierkegaard quindi pensa di passare da quello che lui definirà il primo stadio dell'esistenza nell'opera Out, cioè dalla vita estetica, dalla vita del gaudente, del libertino, a quella che lui chiamerà la vita etica, la vita del buon padre di famiglia, del buon marito che si sposa, mette su appunto una famiglia e lavora e vive in società con buone relazioni umane, amici e così via. Kierkegaard pensa di diventare un predicatore, d'accordo? Un predicatore protestante e vuole sposare Regina. La vita etica non fa per Kierkegaard, infatti noi abbiamo poco dopo, pochi mesi dopo, la clamorosa rottura del fidanzamento. Kierkegaard aveva pronunciato quella che ancora adesso si chiama la promessa, i due si dovevano sposare di lì a poco. Kierkegaard rompe il fidanzamento con scandalo di tutti, soprattutto di Regina e dei suoi familiari. Ora, è inutile che ve lo dico, avete già capito, nel diario Kierkegaard parla continuamente di Regina e della rottura del fidanzamento con Regina, ma non ci dice mai il motivo. Anzi, ci dice che non vi erano problemi all'interno della coppia, lui amava Regina, i due andavano d'accordo, non litigavano, lui amava Regina e non aveva niente da, da criticare e lei nonostante questo la lascia senza una spiegazione. Questo è anche il motivo per cui Regine e i suoi familiari o tanti altri amici restano sbigottiti e se la prendono con Shoren, perché Shoren non dà una vera spiegazione della rottura del suo fidanzamento, o meglio, naturalmente noi possiamo ipotizzare che questa spiegazione appunto non sia una spiegazione che riguardi il sentimento, la coppia, la persona di Regine, ma sia una spiegazione più ampia, anche se Kierkegaard appunto non è chiaro nel suo diario. Kierkegaard lascia Regine e rompe il fidanzamento per un motivo molto semplice, perché lui non si sente adatto ad una vita normale, così come non si sentiva adatto ad una vita normale da bambino. Kierkegaard inizia a pensare nel diario continuamente lui si macera, si arrovella riguardo a quello che potrebbe essere il suo destino. Lui inizia a pensare di non essere adatto al matrimonio, non che Regine avesse qualcosa che non andasse, qualcosa di male, lui inizia a pensare strutturalmente, umanamente, antropologicamente, psicologicamente di non essere adatto al matrimonio, di non essere adatto ad un lavoro normale, di non essere adatto alla vita borghese, di non essere adatto alla vita sociale, alla vita in società, alla vita nella comunità e quindi rifiuta quest'idea di vita borghese. Tant'è vero che a Kierkegaard dopo la rottura del fidanzamento con Regina, si dedica totalmente alla scrittura, una vita che sarà da quel momento in poi riempita soltanto dalla scrittura. Quindi lui rifiuta di lavorare, rifiuta la vita borghese, rifiuta la famiglia in maniera ossessiva, giorno e notte, scrive continuamente, scrive moltissimo, scrive di tutto. Quindi una vita, ovviamente, una vita particolare, quel terzo stadio della possibilità di esistenza umana che lui in Out chiamerà, lo vedremo, la vita religiosa, ma sulla modalità sullo stile della scrittura di Kierkegaard, sulle sue caratteristiche comunicative, dovremo fare una lezione apposita, la prossima, seconda, su Kierkegaard, perché sono cose molto importanti, ma sono cose anche sottili, che non sono così facili da capire, quindi vanno spiegate nel dettaglio. Quindi una vita dedicata alla scrittura. Tutte le sue opere, le opere filosofiche di Kierkegaard, vengono pubblicate in un periodo di tempo, se ci pensate, abbastanza breve, dal 43 al 50, cioè nell'arco di 7-8 anni e non di più. Ecco, le sue opere pubbliche, quelle che lui fa stampare, che ovviamente sono dirette in generale al pubblico, sono tutte opere pseudonime, cioè Kierkegaard le pubblica con uno pseudonimo e spesso sono pseudonimi diversi
per ogni opera. Perché Kierkegaard fa questo lo vedremo la prossima lezione, parlando appunto delle tecniche comunicative, dello stile di scrittura di Kierkegaard. Anticipiamo il fatto che Kierkegaard, diciamo, ha due modalità di scrittura. La scrittura che è delle sue opere filosofiche, comunque delle sue opere pubbliche, tutti sanno che è lui l'autore, lui non usa degli pseudonimi per nascondersi, vedremo perché usa degli pseudonimi. Comunque questa è quella che Kierkegaard chiama la comunicazione indiretta. Sembrerà strano, scrive un'opera, la pubblica, chiunque la può comprare, la può leggere, però per Kierkegaard questa è comunicazione indiretta. Seguite la mia prossima lezione per vedere che cosa significa. Quindi le opere pseudonime, le opere stampate dedicate al pubblico. Kierkegaard però porta avanti un secondo tipo di comunicazione, la comunicazione diretta, che questa volta si avvale del suo nome. Kierkegaard firma quello che lui scrive nella comunicazione diretta. La comunicazione diretta è sostanzialmente costituita da articoli o lettere di giornale, cioè non sono, certo, si occupa anche di argomenti filosofici, di argomenti teologici, però appunto non sono opere a stampa, sono interventi sull'attualità, spesso molto polemici sull'attualità. Kierkegaard infatti ha delle idee politiche e sociali e si mette in gioco con queste idee politiche e sociali, provocando tutta una serie di polemiche. Perché? Perché Kierkegaard politicamente e socialmente era molto conservatore. Noi oggi diremmo che era veramente un reazionario e non apprezzava la tendenza maggioritaria della Danimarca dell'epoca, che ovviamente, come gli altri paesi nordici e non solo, si era avviata verso una stagione di riforme sociali, di riforme liberali. I liberali volevano il suffragio universale, i liberali volevano la scolarizzazione di massa, i liberali volevano la sovranità popolare, appunto il suffragio universale, l'uguaglianza di diritti e così via. E Kierkegaard, questo potrebbe rendercelo un po' antipatico, era contrario a tutto questo. Kierkegaard era un feroce reazionario, era favorevole alla monarchia assoluta o comunque insomma al potere del monarca, era contrario a tutte le riforme liberali, alle riforme che davano uguali diritti a tutti i cittadini, alle riforme sociali, alle riforme egualitaristiche, era contrario al suffragio universale. Questo perché? Perché disprezzava la massa ignorante, la folla. Attenzione, questo non è falso. Kierkegaard parlerà sempre con disprezzo della folla, della massa. La folla per lui, la folla, la massa costituisce l'omologazione, costituisce l'annullamento del singolo, dell'importanza dell'individuo, dell'individualità. Kierkegaard dice che il sistema liberale e i diritti sociali rendono tutti uguali, annullano le differenti propensioni le differenti propensioni degli individui, quindi lui è contrario alle riforme, è contrario al suffragio universale, è contrario all'idea che la sovranità non venga da Dio ma risieda nel popolo, nel corpo sociale, quindi lui è un grosso conservatore. Siccome in Danimarca ormai la tendenza, persino della chiesa protestante, persino della chiesa danese, era a favore invece delle riforme dello Stato liberale, Kierkegaard, capite, fa la parte dell'anticonformista che lotta contro tutti, che si mette contro tutti, che suscita polemiche, viene in qualche modo odiato. E quindi Kierkegaard era un conservatore, contrario alle riforme liberali, alle riforme socialiste, ma anche per un motivo fondamentale, perché Kierkegaard non credeva proprio nella politica. Kierkegaard diceva che la politica, anche se redistribuisce il reddito, fornisce servizi ai cittadini, li manda tutti a scuola per insegnare loro a leggere e scrivere, la politica non risolve il problema dell'uomo.
Il problema dell'uomo è un problema di tipo etico-religioso, può essere risolto, lo vedremo, soltanto rivolgendosi al Signore. Soltanto può essere risolto soltanto all'interno di un particolare tipo di vita religiosa. Quindi Kierkegaard non crede proprio alla politica in generale, è chiaro, non crede proprio che la politica, che le riforme, che gli uomini da soli possano in qualche modo migliorare la loro condizione. Potranno migliorare il loro reddito, potranno votare, potranno imparare a leggere e scrivere o avere una vita leggermente più agiata dei loro genitori, ma questo non li renderà più felici. Non eliminerà un problema strutturale antropologico dovuto al fatto che l'io di ciascuno di noi è stato posto da Dio, è stato posto dal Signore ed è gravato dal peccato originale. Qualunque cosa gli esseri umani, la politica, le riforme possano migliorare, non risolverà questo problema appunto di natura religiosa. C'è un giornale liberale che si chiama Il Corsaro, attenzione, a partire dal 1846 scrive degli articoli contro Kierkegaard. Kierkegaard si mette in polemica con questo giornale. Kierkegaard scrive moltissimi interventi contro il giornale, contro ovviamente anche la politica che il giornale Il Corsaro portava avanti, che vengono pubblicati dal giornale Il Corsaro insieme a delle risposte molto dure nei confronti di Kierkegaard. Kierkegaard suscita delle polemiche e sembra in qualche modo, come dire, godere del fatto di suscitare, di aizzare, di non finir mai proprio di polemizzare. Potremmo forse paragonarlo a qualcuno che in questo periodo di rivoluzione tecnologica, no? Sta sempre davanti al video per scrivere, per criticare, per attaccare, no? Per insultare, no? Uno, non lo so come li chiamiamo, i leoni da tastiera, no? Che va su qualche pagina Facebook, su qualche piattaforma, inizia a criticare tutti da posizioni da, da posizioni che non vengono accettate dalla maggioranza delle persone, da posizioni molto conservatrici, molto anacronistiche, quindi in qualche modo una sorta di masochismo che a Kierkegaard piace scatenare la polemica, rinfocolare la polemica, senza mai raggiungere in qualche modo una tregua, un accordo con il proprio interlocutore, perché lui pensava che anche Socrate e Cristo, i suoi modelli, fossero così. Lui pensa che il vero il cristianesimo lo vedremo, lo ripeteremo, lo spiegheremo molte volte questo, di colui che imita la vita di Cristo. Ricordate, Cristo come Socrate è un pensatore vivente, non è un pensatore semplicemente pensante. La grandezza di Cristo è aver preso la croce, aver portato la croce per tutta la vita, e quindi un vero cristiano non fa altro che imitare Cristo prendendosi la croce, portando la croce tutta la vita. Per lui è normale che un cristiano non sia integrato nella società, un cristiano è un bastian contrario, un cristiano è uno che viene disprezzato, che viene deriso da tutti, che viene attaccato da tutti, che non viene capito, che viene condannato, così come era avvenuto con Gesù Cristo. Quindi un'idea ovviamente molto dura e piuttosto anche inquietante e sofferente del cristianesimo. Lui pensa di essere un autentico cristiano facendo così, cioè andando contro tutti, testimoniando quella che per lui è la verità, andando contro tutti, non preoccupandosi del fatto che un po' tutti lo insultano, lo denigrano, lo attaccano, anzi quasi godendo di questo, perché l'essere insultato, attaccato, non essere capito, essere in minoranza, significa essere cristiano, significa replicare ciò che Cristo ha fatto, prendere la croce, portare la croce sulla spalla per tutta la vita. E quindi il Corsaro
lo prende in giro anche attraverso delle vignette satiriche. Esistevano già allora le vignette satiriche in cui Kierkegaard, appunto, per via del suo fisico, del suo aspetto piuttosto sfortunato, veniva proprio preso in giro crudelmente, capite? Gli facevano una parodia, lo deridevano per il suo aspetto fisico che nelle vignette risultava particolarmente sgraziato, particolarmente deforme. Kierkegaard non si arrende, si macera, si consuma fino all'ultimo giorno della sua vita in queste discussioni, in queste liti, in queste polemiche, sembra proprio godere di questo. Kierkegaard fonda un suo giornale che si chiama Il Momento, pubblica queste polemiche che lui chiamerà di comunicazione diretta, le polemiche sull'attualità, sulla politica, sulla religione, affidate a questi pezzi giornalistici. Kierkegaard entra in contrasto anche con la Chiesa danese, che a differenza di altre chiese protestanti ha i vescovi come la Chiesa cattolica. E infatti cosa succede? Succede che nel 1854 muore il venerato vescovo Münster, d'accordo? Che tutti amavano, la generalità della popolazione danese. Successore di Münster, il nuovo vescovo che si mette a capo della chiesa danese, cioè Martensen, ovviamente fa un grande elogio funebre di Münster. Münster, dice Martensen, è stato un testimone della verità, un grande cristiano, un esempio da seguire per tutti i cristiani della chiesa danese. Ovviamente Kierkegaard, quasi in maniera isolata, non è d'accordo e inizia a scatenare delle polemiche, a portare degli attacchi molto duri contro la figura di Münster. Capite che questo risulta particolarmente antipatico, anche perché Kierkegaard fa questo subito dopo la morte di Münster, quindi non sembra neanche una cosa molto elegante. Kierkegaard dice che Münster non è stato un vero testimone della verità, non è stato un vero rappresentante di Cristo, perché lui, come gli altri vescovi, ma i cristiani in generale, della Chiesa danese, ma del cristianesimo in generale, vivono nell'agiatezza ormai, vivono in maniera tranquillizzante. Il cristianesimo ha fatto pace col mondo, ha fatto pace con la società, il cristianesimo non è più come era all'origine una forma di follia, una forma di, in qualche modo, di attacco alla società. Il cristianesimo all'inizio, il cristianesimo originario che Kierkegaard vorrebbe recuperare, era un cristianesimo in conflitto col mondo, in conflitto con il potere, in conflitto con i ricchi. Era il cristianesimo appunto dei perseguitati come Gesù Cristo. E allora lui non può accettare il cristianesimo moderno. Il cristianesimo è diventato, secondo Kierkegaard, un'ideologia tranquillizzante. Un'ideologia tranquillizzante, un'ideologia perbenista, forse oggi diremmo un'ideologia buonista, che proprio per questo ha tradito il suo antico spirito, ha tradito il suo spirito originario. Il cristianesimo per Kierkegaard non può essere razionale, il cristianesimo non può andare d'accordo con la razionalità. C'è proprio uno stacco, uno iato molto forte tra il cristianesimo e la razionalità. Il cristianesimo come follia, diceva San Paolo. Cristianesimo significa lottare contro il mondo, essere perseguitati, essere umiliati, essere bastonati. Come Gesù Cristo, significa soffrire tutta la vita andando contro quello che oggi potremmo chiamare il mainstream, facendo come imitando Cristo, prendendo la croce, portando la croce come Cristo sulla spalla per tutta la vita. Ovviamente è un'idea molto severa del cristianesimo, che risente della severità soprattutto dell'antico
dell'Antico Testamento, di alcuni personaggi o di alcune situazioni dell'Antico Testamento che Kierkegaard esprimerà nelle sue opere che poi vedremo e che poi vedremo in seguito. E quindi lui accusa la Chiesa cristiana danese, ma il cristianesimo in generale, di essersi piegato alla razionalità, alla scienza, alla modernità, alla società, cioè il cristianesimo è diventato qualcosa di razionale, qualcosa di tranquillizzante, è diventato un cristianesimo borghese che non fa più scandalo come all'inizio, e quindi il cristianesimo ha tradito assolutamente le sue premesse, ha tradito la sua natura originaria. E Kierkegaard appunto si macera fino all'ultimo giorno della sua vita in questi scontri, in questi litigi che lui appunto sembra riacutizzare volutamente. A un certo punto ha una paralisi e muore, piuttosto giovane. Ecco, Søren Kierkegaard, abbiamo dato alcune indicazioni sulla sua vita, su alcune delle sue caratteristiche. Continuiamo la prossima volta. Prima di parlare nello specifico delle opere filosofiche di Kierkegaard, come vi ho detto, parliamo del suo stile di comunicazione molto particolare, del suo stile di scrittura. Grazie per aver seguito questa video lezione, ci vediamo alla prossima, grazie a tutti.